L'esperienza Cerit è stata relativamente breve, ma a noi è sembrata lunghissima, perché è stata proprio improvvisata giorno per giorno. C'era davvero una partecipazione fortissima ed è stata una sensazione molto bella, è stata la sensazione di riuscire a poter fare qualcosa, anche se è durata poco, anche se è durata pochissimo. Però quel si può fare per me è un aspetto importante. Friuli è una terra che ha visto passare davanti ai suoi occhi tante tragedie. La Prima Guerra Mondiale, l'emigrazione, il terremoto del 1976, per cui che la gente qui sia abituata alla fatica, al fare fatica per far quadrare i conti e per realizzare le proprie ambizioni è, come dire, è nel DNA di questa terra. Ci siamo resi conto che chiusa l'esperienza Rototom discoteca, a Pordenone e comunque in Friuli mancava un luogo dove che non sia la solita birreria o la solita discoteca commerciale. Era un periodo che si viveva la repressione totale, si viveva in Friuli perché comunque era la destra, si può dire, che governava e questi avevano stroncato tutte le attività musicali che c'erano o attività di ritrovo fra giovani. La situazione diventa talmente incandescente, l'insoddisfazione, il disagio e la rabbia, che a un certo punto parte un appello a ribellarsi a questo stato di cose. Il primo firmatario è un flautista jazz di Pordenone che si chiama Massimo De Mattia, e immediatamente diventa una valanga che riunisce centinaia e centinaia di semplici cittadini, operatori culturali, produttori di cultura, artisti di tutte le discipline. Soprattutto grazie all'associazione Rototom e dunque Filippo Giunta e tutti i ragazzi e le ragazze del Rototom si passa dal dire al fare. Aspetta. Sì, serve un lucchetto. E Lu che si caga! Che bello spaccare lucchetti, va! Ma magari si invita a pulire la cucina. No, bisogna chiamare la truppa che viene a pulire qua. Ricordo che abbiamo fatto quell'occupazione proprio in un momento in cui il sindaco di Pordenone aveva addirittura eliminato, abolito l'assessore alla cultura, proprio a dimostrazione del fatto che la cultura non solo non era vista come qualcosa di importante, ma addirittura vista come qualcosa che poteva dare fastidio. Un'idea che è venuta a un gruppo di operatori culturali pordenonesi attivi nella musica, nel teatro, nella pittura, nelle espressioni artistiche in genere. Una volta dentro hanno subito dato avvio alle pulizie dei locali e alla bonifica, per quanto possibile, delle strutture da tempo dismesse e in uno stato di profondo degrado. Un gesto dimostrativo, quello del collettivo, il cui fine è di instaurare un dialogo con la pubblica amministrazione. C'è fame di contenitori culturali, di spazi per le associazioni e di questo si parlerà nel corso del dibattito in programma questa sera, a cui seguiranno concerti a ripetizione con nomi noti del panorama nazionale, dai Prozac a Teo Teardo, collaboratore di Salvatores, dai Tre Allegri Ragazzi Morti agli Africa United, maggior gruppo italiano di reggae. Qui siamo al Cerit, famigerato luogo dove ci fu l'occupazione alla fine degli anni 90. Un po' come quando fai bollire del latte e all'improvviso il latte esce dalla pentola perché la fiamma è troppo calda. C'era una temperatura abbastanza alta perché
c'era voglia di fare qualcosa e non c'erano possibilità di farlo. E quindi semplicemente con un giro di telefonate si è capito che stava succedendo questa cosa, ci siamo messi d'accordo, siamo venuti qui a suonare e sono arrivate migliaia di persone. Era una novità perché non era il classico, cioè c'è chi lo definiva un centro sociale, perché ovviamente in Italia uno occupa, quindi diventa automaticamente un centro sociale. E invece era uno spazio di cultura. Fare cultura in provincia significa fare cultura con tanta passione, con pochi mezzi. E le riunioni per preparare l'occupazione del Cerit e quant'altro si fanno nella biblioteca di Cinema Zero per tante settimane in quell'anno ormai lontano. Insomma, era un luogo che aveva una valenza soprattutto sociale, quella di far riunire le persone. Guardati intorno, qui non c'è mai un cane. A volte, quando mi è capitato di venire qui da queste parti con persone che vengono da fuori, mi dicono: ma gli esseri umani qui dove sono? Sembrano tutti posti disabitati. E trovarsi delle migliaia di persone qui che stavano assieme a chiacchierare, facevano dei progetti, era un cambiamento radicale e ovviamente in quanto cambiamento radicale non ha funzionato. Ecco, questa era l'entrata. La porta, per quanto me la ricordo, era molto più grande, era altissima, erano uno di quei tipici portoni scorrevoli, credo, tipici degli edifici industriali, dei capannoni. Ogni giorno noi temevamo e ci aspettavamo un'incursione della polizia, ci aspettavamo di essere cacciati fuori. Avevamo già promesso che non avremmo fatto nessuna resistenza violenta, non avremmo reagito violentemente, quindi sapevamo che nel momento in cui sarebbero entrati sarebbe finita la nostra esperienza di occupazione e anche di rivendicazione dei nostri diritti. Io mi ricordo che mi svegliavo la mattina presto e mi facevo tutto il giro, tribunale, polizia, giornalisti, poi tornavo nella sede che avevamo occupato a organizzare con gli altri miei colleghi le attività che sarebbero successe nella sera. Noi eravamo volontari, lì proprio non dormivi giorno e notte, anche perché di notte costruivi, di giorno eri in giro a divulgare. E di notte di nuovo costruivi, di giorno di nuovo in giro a divulgare, era così. Era proprio una specie di tempo sospeso, no? Nella normalità non si può lavorare a quei ritmi, però insomma quando si sogna... Perché il Cerit era un corpo estraneo, colorato, gradito, portava un po' di vitalità e si proponeva di fare qualcosa di altro rispetto a una scena musicale che tutto sommato non era molto vivace. C'è la pittura, c'è le mostre, c'è l'abbigliamento, c'è il cinema, c'era la poesia, c'erano un sacco di cose che richiamavano i giovani. Era, diciamo, una specie di grande corridoio culturale, chiamiamolo così. Tutti erano curiosi di venire, vedere, ascoltare quello che si proponeva. Oggi ci si è un po' tutti adagiati, no? Per cui si va ad ascoltare un concerto, seguire uno spettacolo teatrale quando si è sicuri di chi c'è dall'altra parte. Allora c'era veramente curiosità, la curiosità. Sono le ultime ondate che mi ricordo. Poi non ho mai più visto moltitudini così, moltitudini per luoghi occupati, per cose più interessanti. Poi la gente va a vedere i concerti negli stadi e queste boiate per le masse, però qui invece avevo una sensazione di massa, però con un carattere, con qualcosa di speciale. Abbiamo assorbito tutto quello che era il movimento di cultura, di sport, di
e di aggregazione in quel momento. Allora presento il primo, quello bravo, buono e ubbidiente. Attenzione. Ciao bambini! Due piedi. Vai giù, 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 giù. Erano da poco passate le 8 questa mattina quando i ragazzi del comitato Quando ci vuole hanno cominciato ad apparire uno ad uno dopo una nottata spesa tra discussioni animate per decidere se abbandonare pacificamente lo stabile comunale o opporre resistenza passiva. Le voci si rincorrevano, arrivano alle 10, no a mezzogiorno, c'è un vertice in tribunale, chissà, magari cambiano idea. Qualche minuto ancora e poco prima delle 12:30 l'auto della Digos. È durato 3 mesi, poco più di 3 mesi, però a noi è sembrata una vita, alla fine eravamo veramente sfiniti, stanchi, contenti perché eravamo riusciti nel nostro intento di far sì che la cultura fosse considerata come un valore da sostenere e da salvaguardare. Disporre questo sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria, quindi adesso lo notifichiamo. Annuisce Filippo Giunta, rassegnato, ormai il dado è tratto. Il dirigente della Digos della questura di Pordenone, Stefano Rossi, gli ha appena notificato l'ordine di sequestro disposto dal GIP Eugenio Pergola. La nuova amministrazione comunale che si insedia non può non tenere conto di questa esperienza, però non è assolutamente intenzionata ad andare in quella direzione, non è quello che si prefigge. E dunque fa una delle cose, uno degli esempi di brutta politica, cioè quello di non prendere apertamente una posizione, ma fare in modo, costruire una serie di operazioni per cui quell'esperienza non deve continuare, in sostanza. Nasce un'associazione che dovrebbe gestire questo spazio, di cui io facevo anche parte. Si tenta di ristrutturare i locali e far partire un minimo di attività culturale con le persone che sono nel frattempo rimaste in questa associazione, ma la cosa, come era stato ampiamente previsto, fallisce miseramente. Ma questa non è solo la storia di questa città, è la storia del nostro paese, che ha attraversato questi momenti difficili, in particolare al nord e nel nord-est, per cui aver costruito tutte queste cose, secondo me, è un elemento che non dobbiamo dimenticare, e la memoria ci deve aiutare ad essere consapevoli delle cose che abbiamo fatto, e abbiamo fatto delle belle cose. Il CERIT è un'avventura satellitare, è un satellite che gravita intorno a tutta l'orbita del Rototom, non è il nucleo del... Però la presenza del Rototom in questo territorio qui ha fatto arrivare moltissimi artisti da ogni parte d'Europa, dagli Stati Uniti, e questo è stato fondamentale perché ha permesso e ha concesso una crescita alle persone che vivevano qui. E quando vedi il mondo fuori che ti passa sotto gli occhi, la prima cosa che fai è pigli una valigia e cominci a seguire quel flusso. Oh, zitti perché Teo non lo sa questo. No, lui non gliel'ho mai detto, però probabilmente se non ci fosse stato lui, che comunque popolava il mio immaginario musicale, non avrei avuto così netta la presunzione di pensare che un uomo potesse controllare la musica anche da solo. E Teo Teardo era già un veterano in questo. Un giorno mi sono presentato a casa sua e ho avuto una bella visione, perché lui era un artigiano del suono che faceva il suono sotto casa con le sue macchine. È stato un bel flash. Quando la gente ti dice ma tu che fai? Io sono musicista, e poi ti dicono sì, ma nella vita vera che fai? E lì esce il serial killer che ognuno ha addosso, perché è difficile stare in un posto dove non ti viene riconosciuto quello che sei, la tua identità, che nel mio caso è un'identità musicale. Quindi ho sempre vissuto con una sorta di difficoltà il Friuli e ho sempre trovato come
salvifica alcune situazioni che c'erano qui e che però erano dei bridge, dei ponti di collegamento con altro che succedeva altrove. E questi sono cinema, luoghi, biblioteche, luoghi dove si fa musica, luoghi da concerto. Infatti l'esperienza del Rototom per me è stata salvifica perché ha fatto passare in questa regione e ha messo questa regione nelle mappe della musica, facendo passare da queste parti tantissima musica che per me è stata fondamentale. Ci siamo conosciuti a scuola e da lì è nato un rapporto di amicizia che dura fino ad oggi. Se tu fai un festival grande devi avere una grande organizzazione, inutile, no? Il 2002 è stato l'anno cruciale per il Rototom, ha rischiato di essere l'ultimo anno.